Un saluto cordiale, benvenuti e benvenute. Oggi ci tufferemo in un'analisi approfondita di quello che è successo nel mondo dell'intelligenza artificiale, basandoci sui dati dello State of AI Report 2025. E credetemi, il 2025 non è stato un anno come gli altri, è stato l'anno in cui l'IA ha davvero cambiato le regole del gioco. Allora, partiamo subito dal punto cruciale. Il cambiamento più grande è che l'IA ha smesso di essere semplicemente uno strumento per diventare un vero e proprio partner nella ricerca scientifica. Ha iniziato a generare conoscenza in modi che fino a ieri erano pura fantascienza, spalancando porte che non sapevamo nemmeno esistessero. Quest'anno, infatti, abbiamo visto qualcosa di straordinario, sistemi di IA capaci di produrre scoperte scientifiche inedite, verificabili e a volte persino superiori alle capacità umane. Il punto non è più solo analizzare i dati che già abbiamo, ma creare attivamente nuova scienza da zero. Un esempio perfetto di questa nuova sinergia è il modello Atomica. Come si vede qui, è in grado di mappare l'incredibile complessità delle interazioni tra le molecole. Questo sta accelerando la scoperta di nuovi farmaci a una velocità pazzesca. È una vera e propria rivoluzione per la biochimica. E attenzione, non stiamo parlando solo di biologia. Pensiamo agli scacchi. AlphaZero di DeepMind sta letteralmente insegnando nuove strategie, totalmente controintuitive, ai più grandi maestri del mondo. È la prova che l'IA può espandere la nostra conoscenza anche nei campi in cui pensavamo di aver già raggiunto l'apice. E dalla teoria si passa subito alla pratica. Modelli come MetterGen stanno progettando materiali completamente nuovi e stabili, mai visti prima. La cosa incredibile è che la sua prima creazione, una volta sintetizzata in laboratorio, ha confermato le previsioni con una precisione sbalorditiva. Immaginate le implicazioni per ogni settore, dall'elettronica alle batterie. Bene, ora spostiamoci dal laboratorio all'economia, perché qui l'IA non sta solo ottimizzando, sta creando fortune da un giorno all'altro, dando il via a un boom industriale con dinamiche tutte sue. Prendiamo gli assistenti di programmazione come GitHub Copilot, ormai sono ovunque. E c'è un dato che fa riflettere. Alcune delle start-up con la crescita più rapida al mondo stanno scrivendo fino al 95% del loro codice con l'aiuto dell'IA. Questo non è un piccolo miglioramento, è un modo completamente nuovo di costruire software. E se volete una prova dell'impatto economico, guardate questo grafico di Replit, parla da solo. Dopo aver lanciato il loro agente di programmazione IA, il loro fatturato ha esploso da 2 a 144 milioni di dollari in un solo anno, una crescita praticamente verticale. Ma come in ogni boom che si rispetti, c'è un rovescio della medaglia. Questa crescita esplosiva porta con sé un'enorme instabilità e costi nascosti, creando un ciclo ad altissimo rischio, crescite fulminee e potenziali crolli altrettanto rapidi. La prima crepa è l'affidabilità. Iniziano a fioccare segnalazioni di strumenti di IA che, con troppa aggressività, sovrascrivono il codice funzionante, mandando in fumo settimane di lavoro in un istante. E poi ovviamente ci sono i costi, che possono diventare astronomici. Basta guardare questa classifica di Claude. Ci sono singoli sviluppatori che spendono più di $50.000 al mese. Diventare dipendenti da questi strumenti, insomma, ha un prezzo molto molto alto. Ed ecco il grande paradosso. Nonostante valutazioni da miliardi di dollari, molte di queste start-up di IA hanno un'economia interna brutale. Come si vede qui, i loro margini di profitto sono bassissimi, schiacciati proprio dai costi dei modelli IA da cui dipendono. È una dipendenza strutturale davvero pericolosa. Ma i rischi non sono solo operativi, sono anche legali. E qui siamo a una svolta epocale. Lo storico accordo da $1,5 miliardi tra Anthropic e un gruppo di autori per violazione del copyright. È stato definito il momento Napster dell'IA. Proprio come Napster costrinse l'industria musicale a reinventarsi, questo accordo cambia le carte in tavola per tutto il settore. Ok, adesso allarghiamo ancora di più l'inquadratura, fino al livello geopolitico, perché qui l'intelligenza artificiale non è più solo una questione di tecnologia o di affari, è diventata una pedina centrale nella lotta per il potere globale. Oggi il panorama dell'IA è definito quasi interamente dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina. Entrambe le superpotenze stanno mettendo in campo politiche industriali aggressivissime per guadagnare un vantaggio strategico sull'altra.
Da parte loro, gli Stati Uniti hanno fatto mosse senza precedenti. Parliamo di investimenti diretti del governo in colossi dei chip come Intel e una spinta enorme per aumentare la produzione di energia necessaria ad alimentare la fame dei data center. E la Cina come risponde? Con un suo piano globale per l'IA, che ha un doppio obiettivo. Da un lato, costruire la propria influenza esportando tecnologia ai paesi in via di sviluppo. Dall'altro, e questo è cruciale, liberarsi dalla dipendenza tecnologica americana. Uno dei campi di battaglia chiave in questa sfida è quello dei talenti, e questi grafici mostrano una tendenza impressionante. In soli 3 anni la quota dei migliori ricercatori di IA che lavorano in Cina è balzata dall'11% a quasi il 30%. È un divario che si sta chiudendo a una velocità incredibile. E questo ci porta a un punto molto interessante, che rivela una potenziale debolezza per gli Stati Uniti: la loro massiccia dipendenza da talenti nati all'estero. Nel 2022, più del 60% dei top ricercatori IA negli USA non era americano. In un'era di nazionalismo tecnologico, questo potrebbe diventare un problema. E mentre questa competizione globale si fa sempre più accesa, iniziamo a vederne l'impatto sulla società. E c'è un numero che fa pensare: un calo del 21% nelle assunzioni per le posizioni entry level, quelle per i più giovani, nei settori più esposti all'automazione. È uno dei primi preoccupanti segnali di come l'IA stia già rimodellando il mondo del lavoro. Dunque, dopo quest'anno a dir poco turbolento, cosa possiamo portarci a casa? Tirando le somme, qual è il vero stato dell'arte dell'IA alla fine del 2025? Beh, abbiamo visto un'IA che è diventata un partner scientifico potentissimo, che sta alimentando un'economia nuova ma molto volatile, che è diventata una pedina fondamentale sulla scacchiera globale e, allo stesso tempo, che sta creando sfide sociali completamente nuove. La storia che emerge è complessa, affascinante e ancora tutta da scrivere. Ma una cosa è certa: il messaggio del 2025 è che l'intelligenza artificiale non è più qualcosa che sta per arrivare. È qui, ora. Per chi volesse approfondire ogni dettaglio, il link al report completo si trova nella descrizione. Grazie per aver seguito questa analisi. E visto che siamo proprio alla fine del 2025, cogliamo l'occasione per augurare a tutti e a tutte uno splendido e sereno anno nuovo.